tutti pazzi per i sofficissimi Kraffen, ripieni di marmellata di albicocche, ma anche di crema, Nutella, insomma, quello che più ci piace. E col bimbi vengono benissimo. Per l'impasto ti servono scorza di un limone, 50 g di zucchero, 6 g di lievito di birra fresco, 100 g di latte intero, 5 g di miele, 250 g di farina zero, un cucchiaio di zucchero vanigliato, mezzo cucchiaino di sale fino, un tuorlo, un uovo medio, 50 g di burro morbido. Per il ripieno a piacere puoi scegliere tra confettura di albicocche o altra frutta o crema o Nutella e per decorare zucchero a velo. Metti nel boccale la scorza di un limone biologico ben lavato e 50 g di zucchero e trita 10 secondi velocità 10. Raccogli con la spatola quel che è finito sulle pareti del boccale e poi metti da parte. Metti nel boccale 6 g di lievito di birra fresco, 100 g di latte intero, 5 g di miele e sciogli 2 minuti 37 gradi velocità 2. Aggiungi lo zucchero aromatizzato messo da parte, 250 g di farina zero, un cucchiaio di zucchero vanigliato, mezzo cucchiaino di sale e mescola 10 secondi velocità 3. Con le lame in movimento velocità 3 aggiungi un tuorlo e un uovo intero e impasta 1 minuto velocità spiga. Aggiungi 50 g di burro morbido a pezzi e impasta 3 minuti velocità spiga. Poggia orizzontalmente la farfalla sul recipiente del varome e metti sopra un foglio di carta forno. Dai una forma sferica all'impasto e poggialo nel varoma. Fai una pulizia veloce del boccale con acqua e aceto. Una volta finita la pulizia, butta via quest'acqua e versa nel boccale ormai pulito 250 g di acqua e il succo di mezzo limone. Poggia sul boccale il recipiente con dentro l'impasto e poi lascia lievitare 2 ore e 37 gradi in modalità fermentazione. Trascorso il tempo di lievitazione, togli la carta da forno, metti un po' di farina sul ripiano e stendi l'impasto con un mattarello, formando un rettangolo di circa 2 cm di altezza. A questo punto devi fare le pieghe. Prendi il lato corto destro e piegalo verso il centro. Prendi poi il lato corto sinistro e piegalo verso il centro in modo che sia a filo con l'estremità. Gira l'impasto in modo da avere i 2 lati corti e lati. Copri con un canovaccio e lascia riposare 5 minuti. Togli il canovaccio e stendi l'impasto con il mattarello, dandogli sempre una forma rettangolare. A questo punto prendi il lato corto sinistro e piegalo verso il centro, poi prendi il lato corto destro e piegalo verso il centro in modo tale che sia a filo con l'estremità. Ruota in modo tale da avere i 2 lati corti ai lati e poi copri con un canovaccio, lascia riposare 5 minuti. Togli il canovaccio e poi con un mattarello stendi il panetto ad uno spessore di circa 1 centimetro. Avrai un impasto di forma rettangolare. Copri con un canovaccio e poi lascia riposare ancora l'impasto steso per 10 minuti. Con un coppapasta di 6 cm di diametro ritaglia dei dischi di pasta. Se non hai il coppapasta puoi usare anche un bicchiere oppure un barattolo di vetro per dare la forma circolare. E gli scarti di pasta non vanno impastati nuovamente. Io li intreccio tra loro, li metto a fare l'ultima lievitazione e poi li friggo come i Kraffen. Sono buoni ugualmente. Metti questi dischi di pasta e gli intrecci di pasta rimasta un po' nel recipiente, un po' nel vassoio del bimbi e lascia lievitare ancora. Trascorso il tempo di lievitazione, friggi i Kraffen 1 o 2 alla volta in olio già caldo ad una temperatura di 170 gradi. L'ideale è usare un termometro da cucina. Vedrai che i bomboloni avranno la classica striscia bianca nella parte centrale. Scola i Kraffen su un foglio di carta assorbente e poi farciscili a piacere. Puoi usare la confettura di albicocche come da tradizione o un'altra marmellata o confettura o una crema pasticcera o la Nutella. Spolverali con un po' di zucchero a velo per dare il tocco di magia e voilà, guarda che bontà. Buona cucina con Flavia.